Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Eccoci qua. Stavo dicendo tra me e me qualche giorno fa, sto finendo le collezioni, la Citroen 2 cavalli Charleston ormai attendo l'uscita 95 e l'ho pagata fino all'uscita 100 perché ho l'abbonamento. La Ford Gran Torino siamo a 75. E poi la Lancia Stratos mi sembra 82-83, al numero 32 l'Audi 4, il Mazinga Z, a gennaio probabilmente uscirà il grande Mazinga. E ho detto ok dai, comincerò ad avere meno spese perché sto finendo un po' di cose. Paf! Ecco cosa è uscita. La faccio, non la faccio, non la faccio. Che ve lo devo dire a fare? Che ve lo dico a fare ragazzi? Tanto siamo sulla stessa barca, siamo rovinati, Cioè noi, cioè chi si compra la casa prima o poi finisce, noi non finiremo mai, 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 mai. Scuse inutili verso le mogli o fidanzate che ti dicono ma quando la finisci? Sì, sta finendo, ma mica li siamo andati a dire che ne facciamo una nuova, ma figurati, figurati. Eccola qui, Ferrari 330 P4, secondo quanto si dice la più bella Ferrari al mondo. Questo ovviamente è soggettivo, però sicuramente è una bellissima auto. È metallo e plastica, in scala 1 a 8 edizione Centauria, 110 uscite, la prima a 1,99 €, la seconda uscita 5,99 € e poi le altre 108 uscite rimanenti, una botta, a 12,99 €, diciamo pure 13 €. Prima che mi dimentico, compratevi più uscite numero 2 perché avete la ruota completa anteriore. Mi raccomando, perché anche per noi appunto, soprattutto che facciamo il modello, è bello avere magari una colonna di gomme, 2 gomme, non dico tante, ma sinceramente vale tutto il prezzo che si spende per questo fascicolo, perché almeno esce completa. Allora, io ho preso 4 uscite, quindi vado a prendere quella che ho già aperto, che mi è più comodo muoverla. Le dimensioni, ovviamente io mi sto rivolgendo a tutte le persone che non fanno la collezione, perché a voi non servirebbe dire nulla di tutto questo, avete tutto davanti agli occhi. La lunghezza è 53,6 cm, circa 54 cm, la larghezza è 23,4 cm e l'altezza 12,6 cm. Sicuramente supererà i 5 kg, 7 kg di peso, perché anche questo c'è parecchio, in questo modello c'è parecchio metallo. Abbiamo poi io lo chiamo radiocomando perché non è una televisione, comunque un radiocomando con effetti sonori e luminosi. Possiamo comandare i fari anteriori e i fari di profondità. Poi abbiamo i fanalini posteriori, suono motore e clacson, retroilluminazione del cruscotto che sicuramente sarà bellissima, luci e gli stop e le frecce, chiedo scusa, e le frecce. Poi cosa vi devo dire ancora? Ovviamente le offerte premium, queste sono cose che potete vedere sul sito, come anche questo del resto. Ok, qua vedevo che non collima bene la porta, ma speriamo che questo sia solo un prototipo e che sia molto meglio il modello una volta finito. Ecco qua. Va bene, dei regali non ve ne parlo, ripeto, basta andare sul sito, farei solo il video molto più lungo. Ecco qui, sterzo e sospensioni funzionanti. Poi che altro posso dirvi? Allora, questo modello ha trionfato, leggo perché non sono un esperto, ha trionfato nelle 24 ore di Daytona del 1967, che è realizzato con carrozzeria di metallo, l'abbiamo anche detto, completo di tutta la meccanica interna,
Ok, stavo guardando se c'è qualcosa che vale la pena ancora di dirvi. No. Ok, allora diamo un'occhiata al fascicolo. Anche qui vi darò qualche lettura. Ecco, questa è una bellissima notizia che io non lessi allora perché avevo un anno. La notizia è sui giornali di tutto il mondo. 3 auto di Maranello tagliano il traguardo della 24 ore di Daytona in casa della Ford, vendicando la sconfitta patita alle Mans un anno prima. Per la GT40 MK2 ufficiali, afflitte da continui problemi meccanici, è una disfatta. Vabbè, ma chi se ne frega? Nel senso, meno male che ha vinto la Ferrari. Anche se, insomma, la Ford MK2, la GT40, è bellissima. Io ho 2 modelli della CMC in scala 1:18, tra i quali anche questo, di colore blu, e qui ci sono tutti gli adesivi perché ovviamente è stradale e qui non deve avere nulla che si possa vedere. Qua ci sono i risultati ufficiali. Vi devo leggere anche questo perché poi metterò la traduzione, quindi per coloro i quali non sono italiani sapranno quello che c'è scritto. Quella corsa a Daytona tra il 4 e il 5 febbraio del 1967 era la prima prova del campionato costruttori 1967, riservato ai prototipi. Il via era previsto per le 15 di sabato 4 febbraio e la conclusione esattamente 24 ore più tardi, alle 15 di domenica 5. Delle 72 vetture iscritte, solo 59 si presentarono alla partenza e appena 22 giunsero all'arrivo. E qui a lato abbiamo le classifiche delle prime 10 posizioni. Io vi leggo solo le prime 3 che sono quelle che ci interessano. La Ferrari, Bandini e Amon, chiedo scusa se non pronuncio bene il cognome, su Ferrari 330 P4 666 giri. Seconda posizione Parker, Scarfiotti, anch'essi su Ferrari 330 P4 663 giri. E la terza posizione Rodriguez e Guiquet, Ferrari 412 P 637 giri. Bene, avevo visto una foto della berlinetta, eccola qui, questa è la berlinetta. Qua c'è Ludovico Scarfiotti in piedi, accanto alla vettura è Mike Parkes. Ok, bene, ho letto tutto, altrimenti non sapevo nulla. Questo è quello che troviamo all'interno. Questa è in metallo, ve lo voglio far vedere, io l'ho già lucidata, però è molto carina. Ecco, prima che mi dimentico una cosa importante, attenzione, questa appendice, dove vedete la lettera L, è in plastica, tutto questo è metallo, ok? Però fate attenzione perché se magari mentre andate a montare qualcosa, il pannello interno, schiacciate forte qui, potrebbe flettere e crearvi una crepa qui dove c'è l'attaccatura tra il metallo e la plastica della vernice, quindi fate attenzione. Vi consiglio di prendere più numeri 1 comunque, perché anche solo il volante che adesso andiamo a vedere col logo Ferrari, beh dai, è bellissimo, è bellissimo. Cacciavite non sappiamo più dove metterli, cacciaviti veramente non sappiamo più dove metterli. Poi abbiamo questo bellissimo volante che è in metallo, verniciato molto bene. Gruppo del faro anteriore, eccolo qui, che è in plastica. Questo ovviamente è il sinistro. Guardate sempre le lettere dietro, dovete avere L dappertutto. Questi sono i pezzi che vanno sotto, che è il supporto del fanale, sia di quello grande che di quello piccolo. Questa è la profondità
e questi forse sono i secondari. Se ho detto una castroneria, fate finta di non aver sentito niente. Questo qui che è il piantone dello sterzo, che è in metallo. Le parabole, questa è del faro non abbagliante e questa è del faro abbagliante, la più piccola. Questo è il giunto del piantone dello sterzo, anch'esso è in metallo. Questa è la cornice del supporto dell'indicatore di direzione e poi ce n'è anche un'altra che è questa. Andiamo a vedere questa qui. Allora, ma me ne hanno data una in più. Sì, infatti, perché dovevo averne solo una, me ne hanno data una in più. Vabbè, meglio una in più che non averla. Poi abbiamo questi che, vabbè, che ve lo dico a fare. Però guardate il primo piano che adesso vi faccio. Che spettacolo questi vetri, che ovviamente è in plastica, è ovvio. Io dico vetri. Guardate la scritta Carello. Tutto c'è, tutto. Guardate il simbolo qua sulla destra. Aspettate, ecco. E5. Fatemi leggere meglio. Perché forse è E6. Adesso devo vedere. Uffa. Devo mettere un fondo nero, se no non vedo. Ecco qua. Lo so, voi leggete subito, ma io sono qua dietro il telefonino, mica vedo bene. Ma che ne so cosa c'è scritto qua. No, io adesso devo prendere una lente e leggerlo, scusate. E5, E5. Ho preso, ho preso questa lente per leggere. E5. Vediamo invece la parabola più piccola che è quella degli abbaglianti. Evitate di mettere le dita all'interno se potete. Che bello. Allora, in realtà si potrebbe anche consumare un po', però dovete fare molta attenzione perché qui abbiamo il gradino della parabola. Se voi usate la lima così, andate a rovinare anche la linea qui esterna della parabola ed è bruttissimo. Quindi non lo so se è il caso di intervenire o meno. Qua un po' sì, ma interno, vedete? Così, non qua, vedete che c'è il bordino della plastica, non andate assolutamente lì, eh. Mamma mia, c'ho tanti di quei LED qua sopra accesi. Che sto sudando come un prosciutto quando si mette a stagionare attaccato ai ganci. Mamma che similitudine. Allora, ok. Bene, in più guardate qui. Un attimo solo. 1J ho detto bene, stavo controllando che non avessi detto una sciocchezza. No, ho detto tutto giusto fino adesso, almeno sono capace un po' a leggere. E questo invece è il vetro dell'indicatore di direzione. Mamma mia, ma guardate che perfezione!
Che roba, ragazzi. E il logo, eccolo qua, il nostro cavallino rampante. Però voglio vedere con la lente un attimo una cosa. Ma sì, ragazzi, mamma mia, ho visto giusto allora, guardate che spettacolo. Non è una semplice decalcomania, che già sarebbe stata bella. No, chissà se riesco a farvela vedere così, ma non credo. Praticamente abbiamo una parabola convessa sopra, come questa, ecco. Ed è bellissimo, bellissimo. Bene, due serie di viti, AM da avvitare nel metallo e AP, eccole qui. Adesso vi dico subito io come sono andato ad iniziare questo primo montaggio, che non vi servo sicuramente perché insomma è tutto molto semplice. Comunque io ho preso 4 più 2 viti AP, eccole qui, e sono andato ad avvitarmele qui. Ma attenzione, non arrivate fino in fondo perché potreste uscire dietro, bisogna considerare lo spessore poi della plastica che andiamo a fermare. Non è obbligatorio farlo, decidete voi. La stessa cosa ho fatto qui. Poi invece sono andato ad avvitarmi 2 viti qui. AM. Ho usato un lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante, non serve metterne tanto, basta appena bagnare la vite. Non usatelo mai nelle plastiche, ricordatevelo. E mi sono tenuto fermo con una pinza, questa parte qui, tanto poi va all'interno dello sterzo del volante, e quindi non vi preoccupate. E mi sono creato questi filetti qui, 1 e 2, ok? Quindi facciamo subito il primo lavoro. Andiamo a far combaciare questo raccordo, guardiamo prima di mettere la vite se tocca dappertutto, altrimenti dobbiamo intervenire con una lima. Qui c'è una sbavatura che non me lo fa toccare bene. Ecco, adesso va bene. Quindi fisso tutto. Tanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Forse ve l'ho detto già all'inizio, non la faccio apposta. Quindi abbiate pazienza se già vi è stato detto. E a questo punto faccio che correre il rischio di ripetere anche di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella playlist troverete altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Controllate solo che, perché non è preciso questo perno che ci hanno dato, vedete? Lui ha modo di muoversi, quindi ecco, controllate che questa parte, così come quest'altro lato, sia perfettamente in corrispondenza di quello che andiamo appunto ad assemblare insieme, quindi mi raccomando. Ok, poi un'altra cosa, ci dice di mettere questo così, e adesso vi dico cosa vi devo dire che secondo me è importante, perché molti hanno sbagliato anche con la Lancia Stratos e poi hanno rischiato, se non addirittura rovinato il pezzo per andarlo a smontare, quindi attenzione. Adesso vi faccio vedere una cosa. Il pezzo va montato così secondo le istruzioni, guardate.
questa è la parte diritta del volante e di fianco abbiamo la vite, quindi vado ad avvitarmi la vite e mi blocco il mio bellissimo volante in metallo. Se vi siete creati il filetto, come vi dico sempre, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Adesso vi faccio vedere. Allora, così sì. Non appena sentirete il click, vorrà dire che avete preso correttamente il filetto e potete avvitare in sicurezza. Ecco, avete sentito? Teniamolo così e avvitiamo forte, ma non rompete la vite ovviamente. Ecco qui, controllate solo che dietro deve essere così, altrimenti dovete togliere un po' di vernice all'interno. Adesso loro ci dicono di mettere questo dentro, ovviamente con il cavallino rampante, questo simbolo della Ferrari, perfettamente diritto con questa razza qui. Ecco, il problema vi dico qual è. Se le istruzioni sono giuste, noi sappiamo che l'abbiamo montato correttamente, quindi non corriamo alcun rischio, per cui possiamo anche metterlo subito. Il problema è che se invece non sono giuste, e può succedere, quando poi andiamo a mettere il piantone dello sterzo, che deve essere per forza diritto con le ruote diritte, andiamo a inserire questo e questo invece andava messo così, questa parte qui, invece che così, voi dovete andare a svitare questa vite e far girare questo. Però se avete messo quest'altro pezzo all'interno, come lo togliete? Lo danneggiate, quindi io il consiglio che vi do, mettetelo quando avrete montato già questo. Poi, per carità, fate come volete voi ragazzi, ci mancherebbe. Poi andiamo subito a procedere spediti all'altro montaggio. Allora, io come sapete prima faccio un premontaggio per evitare di farvi fare possibili errori, quindi li faccio io per voi e poi cerco di non farveli fare a voi, anche se molti di voi non hanno bisogno certamente di Michele. Comunque, qui ci dicono di montare subito il faro, qua abbiamo i passaggi del faro, questo grande, e poi andare a mettere i fari anabbaglianti, questi di profondità e gli altri abbaglianti, quelli piccoli. Invece io vi consiglio di non fare questo, ma di montare prima i due faretti sotto e poi procediamo a montare quello grande. Non cambia, di sostanza non è che cambia nulla, l'unica cosa è che evitate di mettere sempre le dita magari sopra la parabola, tutto lì. Allora, guardate, vado a prendere questo, va bene, ne ho due, a questo punto me li controllo bene qual è. Ma sono fatti bene tutte e due. Prendiamo questo, dai. Ok. Poi abbiamo i due perni, ovviamente, e noi dobbiamo andare a mettere nell'unica maniera possibile, quella corretta. Vedete qui abbiamo, come potrei dire, delle spaccature che sono quelle che permettono poi al pezzo di entrare tra i due perni. Quindi lo facciamo girare finché si inserisce bene. Così. Così non si inserisce, giriamo dall'altro. Neanche così si inserisce. Ecco, sì, avevo girato tutte e due le volte nella stessa parte.
Quindi da una parte non vi entra, ragazzi, dall'altra sì, ma guardate che bello questo particolare. Ecco, vedete le spaccature della plastica trasparente? Sono due mezze lune in realtà, io ho detto spaccature, ma ecco qui. Andiamo a inserire adesso questo qui, in questa parte alta. I perni hanno lo stesso diametro, però a questo punto, chi mi segue lo sa, io vado a rendermi conici i due fori, senza raschiare la vernice nera, questa. Vediamo. Mettete la parte questa qui, vedete che avete una parte scura? Mettetela da questa parte qui che non si vede, perché questa parte di qua è visibile. Sono piccolezze, tanto non vi costa nulla farlo. L'importante è non avere fretta. Il divertimento è quello appunto di montare il nostro modello. I perni li potete vedere da dietro che sono correttamente inseriti, però ovviamente io devo ancora spingere il pezzo all'interno. Vediamo un po' cosa devo fare qua. Ancora un po'. Allora, stavo pensando cosa posso usare per spingere questo all'interno. Questo no. Questo neanche. Non voglio usare nulla che possa ovviamente danneggiarmi il particolare. Ecco. Mi raccomando, controllate che tocchi su tutta la sua circonferenza. Bene, fatto questo, prendiamo questo qua più piccolo, ok? Sappiamo dalle immagini che va messo così, con questa falange da questa parte qui. Quindi prendiamo adesso questo pezzo, lo mettiamo perfettamente in linea con quel pezzo sotto, quindi non ci si può sbagliare. Ecco qui. Controllate bene che sia sempre tutto inserito fino in fondo. Fatto questo, prendiamo il vetro, qui abbiamo una scanalatura, la vedete? E qui ovviamente abbiamo questo pezzo di plastica che va inserito nella scanalatura e questo ci dà il diritto della parabola con la scritta correttamente Carello in lettura e non al contrario. Se vi sbagliate a inserirlo, non vi preoccupate, prendete uno stuzzicadenti, me l'ero preparato, ve lo dico con tutta franchezza, ma non lo trovo. Volevo far vedere e vado a prenderlo, metto pausa un attimo e vado a prendervi lo stuzzicadenti. Quel fetettone del mio gatto Michelangelo, il mio tigrato europeo che fa 3 anni questo mese, me l'aveva preso, ci stava giocando di là, meno male che non se l'è mangiato. Allora, vi stavo dicendo, adesso è correttamente inserita, però se vi siete sbagliati, vi basterà fare questa operazione, ecco, e avete risolto subito. Non cercate di toglierla dal davanti, che fate soltanto pasticci. Ecco qua.
non schiacciatela al centro, sui lati, perché questa è piccola e non vi si rompe, ma quelle grandi, se le schiacciate al centro, vi si potrebbero danneggiare. Che bello, ragazzi. Bene, a questo punto vado a mettere questo qua nel suo spazio, ecco qui. Controllatevi dietro i perni, devono essere fuori sia da una parte che dall'altra, avendo la stessa misura, altrimenti non sono inseriti bene. Bene, adesso torniamo indietro e andiamo a montare questo faro qui. Quindi vado a svitarmi tutte le 4 viti che ho messo prima, più le altre 2 che sono le AP. Volevo dire anche un'altra cosa, sicuramente sarete d'accordo con me. Mentre mi ascoltate scrivetevi, ragazzi. Allora, mi sono accorto, come tutti voi, che queste bellissime collezioni ci manca poco che arrivano a 140-150 uscite. Allora, io vorrei dire a tutte le aziende, non soltanto a Hachette, chiedo scusa, non soltanto a Centauria, questa la fa la Centauria, ma anche a Hachette, De Agostini e tante altre, che non serve, cioè 100 uscite erano più che sufficienti. È inutile aumentare i fascicoli a 12, 13, 14, 15 euro, perché poi alla fine non pensiate di venderne di più, ci sono tante persone che non se lo possono permettere. Io rinuncio a tante cose piuttosto che rinunciare a queste, perché ho un canale, ma diversamente sta diventando insostenibile una cosa del genere. Quindi ecco, ormai continuare a dire ci sono stati gli aumenti, ho capito, ma arrivare a pagare 1300, 1400, 1500 euro un modellino, sì, lo paghiamo in 2 anni, ma quello è. Cioè io penso che 100 uscite siano più che sufficienti, non 110, 120, perché ho sentito che probabilmente vogliono portarle a 120. Beh, io mi auguro proprio di no, comunque. Allora, adesso prendo questo, qui fate attenzione perché queste 2 parti forate vanno messe in questi perni. Lo so, per molti di voi è molto semplice, però io preferisco dirlo lo stesso. E questo perno invece chiuso senza foro va messo in questo foro qui. Quindi così. Ecco. Bene. Prendo il mio vetro e senza toccarlo dietro, anzi lo soffio un attimo. Stesso discorso di prima, qua abbiamo questo spazio qui, questo scasso, e qui abbiamo questa unghia, la vedete? non le mie, questa. Ok? E la andiamo a mettere qua, in corrispondenza, come abbiamo fatto prima. Perfettamente in corrispondenza, mi raccomando. Bene, a questo punto prendo questo e vado a metterlo così. Vi faccio vedere una cosa, ovviamente con la scritta Carello verso l'alto, guardate. La scritta Carello è qui, così. E mi vado a mettere le mie prime 2 viti AP.
saluto Paolo, saluto Andrea, Riccardo, ciao ragazzi, Stefano, ecco qui, saluto Pasquale, saluto anche, sono tanti nomi ragazzi, sono tanti nomi, saluto anche Orazio che è l'amministratore di un gruppo di diecasting scala 1-8, anzi vi esorto a iscrivervi, siamo davvero tanti, saremo molti di più. Si pubblica generalmente, ecco, solo 1-8, poi ci sono magari altre persone che fanno vedere qualche lavoro che hanno fatto, ma è un gruppo da modelli in 1-8. Ecco qua. Dopo questo abbiamo finito questo montaggio. Io dico abbiamo perché sapete che uso spesso e volentieri questa forma plurale di espressione perché vi ritengo parte integrante del canale. Senza di voi io cosa faccio? Sì, potrei parlare al mio gatto, ma quello lo faccio già. Allora, qui combacia tutto bene, perfetto. Posso stringere. Senza esagerare, altrimenti rompete gli anelli qui della plastica. Ecco perché mi sono creato i filetti prima. Fate attenzione. Guardate la mia mano e sono alto 1,85, vi dico che ho, o almeno mi dicono che ho delle mani che sono delle pale. Guardate quanto è grande soltanto questo faro anteriore sinistro. Vi faccio un primo piano perché è meraviglioso. Ecco qui. Che bello. Qui abbiamo il nostro bellissimo volante. Questo ve l'ho già detto perché non lo metto. Voi fate come volete. Probabilmente sarà, le indicazioni che ci sono state date saranno corrette, però io preferisco non metterlo, tanto ci vuole così poco a metterlo. Ed ecco qua. Bene ragazzi, mamma mia, 40 minuti, 40 minuti, bah. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio, mi raccomando, aiutate a crescere Michele con il canale, in altezza basta e di panza pure, perché siamo a posto. Quando poi andrò da Orazio a farmi sta mangiata, Orazio, tu mi mandi le foto con la piscina, ma mi fai morire così. Io sto sudando qui in una palazzina, mamma mia. Va bene, ecco qua. Primo numero, Ferrari 330 P4 in scala 1-8 Centauria, terminato. Ciao a tutti ragazzi.